Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon sabato, buon fine settimana. Andiamo anche oggi a parlare delle ultime in casa Inter, sfumati gli affari Palestra e Nico Paz. In realtà per Paz non c'è mai stata una vera trattativa. L'Inter deve praticamente ricostruire il suo mercato e quindi ha bisogno naturalmente di puntare sul quinto, che adesso diventa nuovamente la priorità dopo la mancata possibilità di puntare a Nico Paz. E c'è un nome nuovo accostato all'Inter, è quello di Hanan Kalaili, calciatore di cui parlammo già in un video di circa 20 giorni fa, quando iniziamo a valutare delle alternative a Palestra, e andremo a vedere quali sono le sue caratteristiche, quali sono i pro, i contro, come potrebbe inserirsi nel contesto tattico dell'Inter. Insomma, cerchiamo di fare una panoramica a 360 gradi. Ovviamente non si parla solo di Kalaili, si parla anche di altri nomi, di Jones, Solé, di Çalhanoğlu. Insomma, andiamo con ordine e iniziamo subito a vedere cosa si scrive oggi sull'Inter. E direi non solo, ecco, perché voglio partire dalla situazione di Nico Paz, perché viene fatta ancora una volta una narrazione che non corrisponde esattamente al vero, perché mentre la Gazzetta dello Sport scrive comoda Paz, ribaltone su Arso, Nico non si muove, a Real 60 milioni, il Corriere e soprattutto Tutto Sport non perdono occasione per attaccare l'Inter. Il Corriere dello Sport scrive Paz al Como, Inter al palo, accordo con il Real che ha la ricompra da 80 milioni, neanche il tempo di provare l'affondo che i nerazzurri perdono un altro obiettivo. Ci va giù più pesante Tutto Sport che scrive Inter beffe da Paz, clamoroso Como con 60 milioni ricompra Nico dal Real Madrid, Marotta praticamente dopo essersi visto soffiare Palestra dal Chelsea, Marotta per risarcire Chivu sperava nel gradimento del giocatore argentino in vista di un'asta, invece viene spiazzato dall'inatteso rilancio di Suarso. Ecco, la situazione Nico Paz non rappresenta una beffa per l'Inter, perché come avevo sottolineato anche nel video di ieri mattina quando avevo parlato delle possibilità dell'Inter su Nico Paz, ma non che ci fosse una trattativa, e avevamo sottolineato, come riportavano ovviamente tutte le testate giornalistiche, che bisognava attendere comunque lunedì perché il Como aveva una priorità su Nico Paz, quindi il Como ha riacquistato il calciatore, non è una beffa per l'Inter. Scrivere beffa Inter è soltanto praticamente sfruttare la situazione di mercato per praticamente denigrare l'Inter, perché allora bisognerebbe scrivere anche beffa Tottenham, beffa tutte le big della Premier che erano alla finestra. Su Paz si poteva solo attendere. Non è una colpa dell'Inter, non è una colpa dei dirigenti o della proprietà. In questo caso c'erano margini di trattativa zero. Andiamo avanti e andiamo anche con gli altri articoli di giornata, insomma quelli che poi riguardano più da vicino la nostra Inter, e leggiamo sfida a Napoli per Kalaili, riparte la caccia all'esterno. L'ala israeliana e Dabi sono possibili ipotesi per la fascia destra, c'è anche Norton Caffey. E partiamo proprio da questa situazione di Kalaili. Sul calciatore c'è il Napoli che ha già un principio d'accordo col giocatore per un contratto di circa 1,5 milioni all'anno, non ha l'accordo con l'Union Saint-Gilloise che chiede 25 milioni, il Napoli sarebbe fermo a 15 milioni, è un affare che si potrebbe chiudere anche sui 20-22, quindi va bruciata la concorrenza del Napoli, però insomma vista la situazione di mercato non mi sembra impossibile andare dall'Union Saint-Gilloise, offrire quello che chiedono o una cifra molto vicina alla richiesta e scavalcare il Napoli nella corsa a Kalaili. Che tipo di calciatore è però Kalaili? Perché è un calciatore comunque diverso rispetto a Palestra e soprattutto rispetto a Dumfries. Andiamo a fare una panoramica proprio del calciatore israeliano. È un classe 2004, quindi parliamo di un calciatore giovane, un calciatore che ha margini di miglioramento, altezza 1,83 m, quindi non è un colosso fisicamente, non parliamo neanche dell'esplosività fisica di Dumfries, però non è neanche Dodò per intenderci, quindi insomma nei contrasti può far valere la sua altezza. Piede preferito destro, nazionale israeliano, tra l'altro ha giocato anche il doppio confronto nelle qualificazioni mondiali contro la nostra Italia. Arriviamo alle caratteristiche. Kalaili nasce da esterno d'attacco, poi ha arretrato il suo raggio d'azione e oggi gioca abitualmente come esterno del centrocampo a 4 su tutta la fascia con una difesa a 3 alle spalle, quindi diciamo che già ha fatto quel processo di adattamento a fare l'esterno a tutta fascia, con appunto in un sistema di gioco a 3. Ha una grande accelerazione, una buona tecnica, è forte nell'1 contro 1
e è un calciatore che è bravo a calciare anche col suo piede debole. Quindi insomma ha tutte quelle caratteristiche di quell'esterno che può portare imprevedibilità in zona offensiva, che può portare corsa, che può portare la qualità. Ecco, praticamente viene da definire più una freccia che un quinto puro. E in effetti lui ha caratteristiche comunque che nasce da esterno d'attacco. E quindi passiamo alla fase di non possesso, perché chiaramente è un esterno d'attacco, può far fatica. È un calciatore che riesce a far bene il pressing offensivo, quindi comunque fa valere il fisico nei contrasti, riesce comunque, ecco, a recuperare anche un buon numero di palloni, andremo a vedere anche le sue statistiche. Chiaramente va migliorato un po' sotto l'aspetto del posizionamento difensivo in primis, e adattato, ecco, per esempio vanno migliorate le letture da quinto. Ovviamente arriva comunque da un contesto tattico differente e da un campionato differente, e questo naturalmente, probabilmente, ecco, bisognerà dargli un periodo di adattamento, perché è chiaro che un conto è il contesto tattico dell'Unione Saint-Gilloise e il campionato belga, un altro è la Serie A. Però andiamo a vedere anche nei numeri perché non è un cattivo elemento Calaidi. Partiamo dal radar sui percentili, e c'è un confronto con Luis Enrique. Perché vado a confrontarlo? Non soltanto perché in questo momento praticamente è l'unico quinto presunto tale Luis Enrique nel sistema di gioco dell'Inter, ma perché naturalmente viene facile il paragone. Nasce esterno d'attacco, viene adattato a tutta fascia, praticamente prendiamo un nuovo Luis Enrique? Non proprio, perché già qui vediamo, ecco, la differenza. Palloni recuperati, Calaili nettamente meglio di Luis Enrique. Vediamo anche nei cross, sugli assist attesi, sulle conduzioni leggermente meglio Enrique. Duelli difensivi, la percentuale di duelli difensivi vinti è pressoché simile. Luis Enrique avrebbe più percentuale di duelli aerei vinti, però occhio, perché c'è un aspetto. Parliamo di percentuale, Luis Enrique va pochissimo al duello aereo perché non è nelle sue corde, a differenza invece di Calaili. Andiamo a vedere anche altri numeri, e anzi partiamo proprio dalla heatmap. Perché dico Calaili non è un nuovo Luis Enrique? Perché ho preso la heatmap di Luis Enrique al Marsiglia in Ligue 1, quindi quando è arrivato da noi, perché si disse ok, già fa all'esterno del centrocampo con una difesa a 3 alle spalle, però la heatmap, ecco, questo è un po' quanto io dico che il sistema di gioco di base è una cosa, lo sviluppo poi, quello che fanno i calciatori, è un'altra, perché Luis Enrique, vediamo dalla heatmap, giocava principalmente dalla metà campo in su. Calaili all'Union Saint-Gilloise già gioca stabilmente a tutta fascia, vediamo la heatmap è quella di un quinto, di un esterno comunque completo in questa caratteristica. Poi naturalmente incide anche il modo di giocare della squadra, magari Luis Enrique era allenato da De Zerbi, un allenatore molto offensivo, un allenatore che sta spesso nella metà campo avversaria, quindi chiaramente la heatmap viene diciamo condizionata dal sistema di gioco, dall'abito tattico della squadra. Però insomma Calaili già parte da presupposti differenti, e i presupposti differenti vengono dimostrati anche per quanto riguarda i numeri difensivi, perché sui numeri tecnici inutile che approfondiamo, è un calciatore tecnicamente molto valido, è un calciatore che porta imprevedibilità, che porta qualità. Il dubbio può nascere sui numeri difensivi, e guardate già quanta differenza tra Calaili dell'Unione Saint-Gilloise e Luis Enrique che arrivava da noi. Contrasti a partita, 1,8 Calaili, 0,5 erano Luis Enrique. Palle recuperate a partita, nettamente meglio Calaili, con 5,2 palle recuperate a partita, 2,2 chiusure difensive a partita, ma anche sugli altri numeri, per esempio palle recuperate nel terzo offensivo, intercetti a partita. L'unico aspetto sono i dribbling subiti, però come detto su Luis Enrique magari andava ad incidere anche il modo di giocare del Marsiglia, squadra molto offensiva, chiaramente magari si trovava anche meno a contrastare per esempio gli avversari. In ogni caso i numeri difensivi di Calaili sono buoni, sono numeri da quinto praticamente. E andiamo a vedere anche gli altri numeri. Ecco, altro a partita. I dribbling riusciti sono leggermente inferiori rispetto a Luis Enrique, però comunque parliamo di 1,3 dribbling riusciti a partita, il 52% su quelli totali tentati. Totale contrasti vinti, che ricordiamo non sono solo quelli sotto l'aspetto difensivo, sono per esempio anche quando l'avversario va al contrasto, e ne ha 4,9.
è un numero importante che ci fa capire che è un calciatore che riesce ad usare anche il suo fisico. Duelli a terra vinti 3,4, duelli aerei vinti, praticamente Luis Enrique arrivava dal Marsiglia con 0 duelli aerei vinti a partita. Calaili ne ha 1,6, il 67%. Questo è un numero importante per fare un confronto. Dumfries di 2 anni fa, perché lo scorso anno ha giocato pochissimo, di 2 anni fa aveva 2 duelli aerei vinti a partita, quindi insomma anche sotto questo aspetto è un calciatore che comunque dimostra di partire già un passo avanti rispetto a Luis Enrique. È un qualcosa di importante, oserei dire. Quindi perché sì, Calaili? Perché magari ecco, può portare imprevedibilità, è un calciatore che già si è adattato a giocare a tutta fascia, è un calciatore che comunque ha un buon dribbling, ha un buon duello aereo e sa attaccare il secondo palo. Quindi non è un calciatore dall'esplosività di Dumfries, però può fare quel tipo di lavoro, può essere adattato a fare quel tipo di lavoro. Viene da dire, è la scelta migliore per il post Dumfries? Probabilmente se cerchiamo ecco, caratteristiche simili o comunque non vogliamo stravolgere il modo di giocare, non è la scelta migliore in questo senso. È la scelta migliore se l'Inter vuole cambiare il modo di sfruttare la fascia destra e quindi vuole giocare in maniera differente, perché si prende un calciatore più offensivo, si prende un calciatore che può portare imprevedibilità, si prende anche un calciatore da isolare su quella corsia, perché ecco molto spesso l'Inter lo fa questo tipo di lavoro, sovraccarica la corsia sinistra, poi cerca di isolare il quinto a destra e sposta il gioco sulla fascia opposta. Facendo questo tipo di lavoro, Calaili può sfruttare ancora meglio l'uno contro uno e creare quell'imprevedibilità sulla tre quarti, può sfruttare le sue accelerazioni. Quindi, insomma, è un profilo sicuramente interessante sul quale però bisogna lavorare dal punto di vista difensivo per renderne un quinto a tutti gli effetti. La base c'è, va adattato, ma come fu adattato a fare il quinto anche Dumfries, che partiva da terzino basso della difesa a 4, poi si è adattato comunque a fare un lavoro diverso a quello che faceva solitamente. Calaili, già iniziato questo percorso, come dicevo 20 giorni fa, secondo me è un'alternativa valida. A quel punto però farei delle riflessioni, perché se ho Calaili che è un calciatore, ammesso che vada in porto ovviamente all'affare, ad oggi parliamo di un interesse, è un calciatore che spinge tanto, che ha comunque doti più offensive che difensive, a quel punto io cercherò di cedere Luis Enrique, ammesso che ci sia ancora l'interesse del Bournemouth, ammesso che c'è la possibilità di cederlo, e provo a prendere un quinto magari un po' più difensivo. Ecco, per esempio la Gazzetta dello Sport ha parlato delle alternative. C'è Diaby, che secondo me è ancora più offensivo di Calaili, ma ha un punto debole, penso importante dal mio punto di vista. È sinistro, significherebbe metterlo a fare il quinto a destra a piede invertito, cosa che a me non piace particolarmente, e forse Diaby ecco, non ha quella qualità di Calaili di giocare già a tutta fascia. E l'altro nome è Norton Caffey, che a me non dispiacerebbe se dovesse arrivare come alternativa, perché mettiamo che l'Inter prende Calaili per fare il titolare, vende Luis Enrique e prende Norton Caffey, ha delle caratteristiche diverse tra i due quinti e quindi diciamo che è completa su quella corsia esterna. Se serve per esempio uno più fisico, un po' più difensivo, ci sarebbe Norton Caffey, quello più offensivo è Calaili. Poi al di là di Norton Caffey in sé, che comunque rappresenterebbe un investimento importante, anche prendere un quinto magari a basso costo. Ieri in live avevamo fatto il nome per esempio di Celik, che è un calciatore che va a parametro zero, poi probabilmente chiede intorno ai 4 milioni all'anno di ingaggio. C'è il nome, io avevo fatto più di una volta il nome di De Reuve, che comunque è un calciatore giovane del Brann, che comunque ha la fase difensiva, nasce da esterno della difesa a 4, quindi chiaramente ecco un quinto un po' più difensivo per avere possibilità di scelta e caratteristiche differenti. Andiamo avanti anche sugli altri argomenti di giornata, ecco, e arriviamo all'articolo di Tutto Sport, dove leggiamo sulle altre trattative. Jones resta a distanza, Solì stallo e non solo. A Chivu promesso il centrale entro l'inizio del ritiro. I Reds non scendono da 40 milioni, l'Inter è a 25. Con l'Udinese si può colmare il gap, ma sono anche i nerazzurri a riflettere. Poi c'è il Nottingham ora i soldi per Frattesi. Partiamo dalla situazione. Su Jones praticamente non è cambiato nulla, l'Inter è ferma a 25 milioni di offerta, il Liverpool ne chiede 40 più la percentuale sulla futura rivendita
Insomma, secondo me, una cifra folle per un calciatore che va in scadenza tra 12 mesi. E tra l'altro l'Inter non ha necessità di fare il grande investimento a centrocampo, perché dal punto di vista numerico ad oggi l'Inter non ha la necessità immediata di spendere 40 milioni per il centrocampista. Quella deve essere un qualcosa per aumentare la qualità della rosa, e siamo d'accordo, però ecco, se riprendiamo anche la grafica di ieri in live, insomma l'Inter a centrocampo è uno dei ruoli dove è più completa, mancano i difensori, manca il quinto. In realtà, ecco, per esempio, nella grafica abbiamo messo Luis Enrique a destra, Diouf a sinistra, da quinti, ma giusto per un fattore numerico, perché poi Diouf Kivu lo utilizza più a destra, però è un calciatore ancora da adattare in quel ruolo. E quindi chiaramente a questo punto, tornando sull'articolo, Jones non è una priorità in questo momento, sarebbe un qualcosa per alzare l'asticella, ma la priorità deve riguardare i ruoli scoperti. E poi c'è il nome di Solé, che al momento rappresenta una fase di stallo, non c'è nessuna novità su Solé, l'Inter è ferma sulla prima proposta, l'Udinese chiede tra i 25 e i 30 milioni e sembra che il calciatore non convinca pienamente. Secondo me, per il tipo di calciatore, per ciò che chiede l'Udinese, quindi una cifra non assurda, e soprattutto per il fatto che apre alla trattativa con in prestito oneroso con obbligo di riscatto, sarebbe un calciatore su cui accelerare, sarebbe un calciatore comunque da portare in rosa, perché l'Inter ha un problema in questo momento dal punto di vista difensivo. Servono difensori, perché ne ha praticamente 4, compreso Carlos Augusto, e immaginiamo se insomma Carlos Augusto deve essere usato anche da Vice Di Marco e praticamente l'Inter ha i calciatori contati. E c'è un altro nome che secondo me l'Inter potrebbe andare a puntare in difesa, ed è un altro obiettivo del Napoli. C'è Mario Chila, col quale il Napoli ha già l'accordo col calciatore, la Lazio però chiede 20 milioni e il Napoli al momento non ha ancora offerto quella cifra. Ora naturalmente bisognerebbe capire anche l'idea del calciatore, bisognerebbe capire se Ghila sarebbe disposto ad arrivare all'Inter e poi a giocarsi il posto, perché è chiaro, arriva comunque in una difesa dove ci sono Bissek e Akanji, però per esempio quella è una di quelle operazioni a costi non elevatissimi che potrebbe permettere di portare un calciatore importante. Poi per me anche Ghila non è il centrale della difesa 3 ideale, io lo vedo più da terzo, però sicuramente ecco, sarebbe comunque un calciatore importante, un calciatore che può giocare anche al centro, probabilmente meglio di Akanji, ecco, dal mio punto di vista. Il punto è che si va a prendere un co-titolare, però per fare il salto di qualità non possiamo pensare sempre di magari ho Akanji titolare, quindi vado a prendere un calciatore nettamente più debole di Akanji. Anche questa potrebbe essere una mossa per cercare di alzare l'asticella, quindi avere più di un'alternativa ugualmente valida. Poi ovviamente ci sono degli equilibri di spogliatoio, questo lo sappiamo benissimo, magari retrocedere Akanji al ruolo di riserva può andare ad alterare questi obiettivi, questi equilibri, quindi su questo ovvio che poi vanno fatte delle valutazioni e queste le può fare soltanto Kivu, che vive lo spogliatoio, conosce il comportamento, conosce i calciatori anche come persone caratterialmente, però ecco per esempio quella è una di quelle operazioni che potrebbe aiutare l'Inter, non costosissimo, vai a completare la difesa, prendi un calciatore anche duttile che comunque può giocare al centro, può giocare da cosiddetto braccetto. Insomma, l'Inter deve andare a cercare un tipo di operazione del genere, secondo me, in difesa, a maggior ragione che adesso non c'è più il grande investimento da fare sul quinto o quello che era previsto per Nico Paz. E invece poi c'è il nome di Frattesi, si dice il Nottingham ora ha i soldi perché ha ceduto Elliot Anderson, 135 milioni, quindi insomma il Nottingham può tranquillamente accelerare, potrebbe tranquillamente offrire i 30 milioni all'Inter, non che prima non potesse farlo, però è chiaro, con l'introito di Elliot Anderson, con la necessità adesso di prendere uno o due centrocampisti, chiaramente potrebbe sbloccarsi l'affare Frattesi che comunque sembra preferire l'Italia, quindi bisogna capire anche la posizione del calciatore. In Italia però non ci sono delle vere piste in questo momento, perché il Napoli di cui si era vociferato sembra non stia pensando a Frattesi, la Juventus pensa ma insomma dovrebbero esserci degli scambi e non penso che l'Inter voglia andare in quella direzione. Praticamente ad oggi la pista concreta è solo il Nottingham. Chiudiamo anche col nome di Çalhanoğlu, ne parla la Gazzetta dello Sport e leggiamo Inter c'ha la tempo, Hakan per un anno ma senza rinnovo resta il faro Inter. Hakan per un anno ma senza rinnovo ovviamente resta il faro Inter.
La delusione al mondiale con la Turchia, non pensa alla firma, vuole iniziare la stagione da leader. Ecco, praticamente Çalhanoğlu inizierà la stagione all'Inter, visto che l'unica operazione di mercato, l'unica opzione, l'unica possibilità, possiamo dire, era il Fenerbahce, però il candidato presidente non ha vinto le elezioni, insomma Çalhanoğlu quasi sicuramente rimarrà all'Inter. Va in scadenza nel 2027 ed è molto probabile che non rinnovi. E per questo, a maggior ragione, l'Inter deve tenere Stankovic, perché oggi non è Çalhanoğlu Stankovic, ha anche caratteristiche diverse, però in futuro potrebbe essere il regista dell'Inter per un anno o Çalhanoğlu che mi dà sicurezze. Stankovic lo faccio crescere al suo fianco. Se mi dà delle buone risposte, io il prossimo anno avrò già il posto Çalhanoğlu in casa, non ho bisogno di andare a puntare calciatori da 50, 60, 70 milioni, fare delle trattative infinite e poi magari ricevere delle beffe, ricevere dei rifiuti. Quindi ecco, la scelta di tenere Çalhanoğlu mi trova assolutamente d'accordo, a patto però che, ovviamente non subordinata, però deve rimanere anche Stankovic, e dobbiamo cercare, ecco, i talenti giovani che abbiamo in casa non vanno venduti per fare plusvalenza, vanno tenuti per evitare grossi investimenti in futuro, grossi investimenti che, come vediamo, l'Inter fa fatica a fare. Ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sul nome di Calaili, sia sulla gestione del mercato dell'Inter, al di là degli affari saltati naturalmente, e perché no, anche se secondo voi oltre Solé serve un altro difensore, su chi puntereste, se prendereste Solé alla cifra insomma offerta dall'Udinese. Come al solito confrontiamoci su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.